Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Una parentesi di calciomercato del nostro Napoli che si sta tutelando sulla fascia di Lozano, visto che l'ingaggio del messicano è relativamente alto, quindi non si sa se parta, se rinnova, se accetti un ingaggio più basso, e il Napoli sta opzionando tanti profili. Abbiamo visto già in estate il Napoli voleva, o almeno si parlava di Adama Traoré sulla fascia di Lozano, e c'è un altro profilo che appena ho letto il nome mi ha entusiasmato tantissimo perché è un calciatore che ho visto da vicino. Entriamo nel dettaglio tra un attimo. Se non vi siete ancora iscritti ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così restate aggiornati sui contenuti ogni qualvolta che carico qualche video. E andiamo a vedere chi è. Nazionalità marocchina, ha fatto un grandissimo mondiale e nelle squadre di club dove ha militato non ha mai steccato, almeno dal mio punto di vista. Parliamo di Hakim Ziyech, marocchino di nazionalità, ha giocato all'Ajax, io l'ho visto giocare dal vivo e tecnicamente, dribbling e a livello di rifinitura è veramente tanta roba. Abbiamo visto il Napoli, come ho detto prima, che sulla fascia di Lozano già si stava preparando al colpo in estate. Si parlava di Adama Traoré, però se devo scegliere tra Adama Traoré e Hakim Ziyech mi prendo il marocchino tutta la vita, perché Adama Traoré è un calciatore più fisico sicuramente, sarà forse un tantino più veloce, però Ziyech ti assicura quell'apporto tecnico, soprattutto in fase di rifinitura, che è molto più alta di quella che secondo me ti potrebbe offrire un Adama Traoré. Ovviamente senza nulla togliere al Traoré perché è un grandissimo calciatore, però se parliamo di classe innata, Ziyech è il calciatore giusto. Il Napoli si sta tutelando su quella fascia. Ziyech non è il rimpiazzo di Lozano. Se andiamo a vedere le caratteristiche del calciatore non sono uguali, perché Lozano predilige più la corsa, Lozano predilige più il dribbling e l'uno contro uno quando gli lasci qualche metro. Ziyech per caratteristiche è più vicino a quelle di Politano che a quelle di Lozano, perché è un calciatore che nello stretto non soffre l'avversario addosso, nello stretto cerca sempre l'1-2, cerca sempre la superiorità numerica, quando lo tiene a un metro di punta come fa Lozano e molte volte ti dribbla, quindi veramente un grandissimo profilo. L'estate scorsa già si parlava di questo calciatore, c'era il Milan come concorrenza, ci sarà ancora il Milan come concorrenza, però il calciatore è in uscita dal Chelsea e sarebbe veramente un colpo da 90 per rimpiazzare Lozano nel caso parta. Per amor di Dio, io sono qui a parlare di calciomercato, ma spero che il Napoli cambi quantomeno possibile la rosa per l'anno prossimo. Però dobbiamo anche guardare il monte ingaggi, dobbiamo restare nei parametri della società, e se Lozano non si accorda, così come Zielinski, dobbiamo vedere se si accorda al ribasso perché l'ingaggio è troppo alto. Vedremo poi la società stessa cosa vorrà fare, però Giuntoli ha adocchiato questo calciatore che per me, non voglio dire un top player, ma ci siamo vicini. Io ho visto tutto il mondiale, il Marocco ha fatto un grandissimo mondiale, Ziyech ha fatto un grandissimo mondiale insieme alle promesse Unai, insieme ad Amrabat che ha fatto una grandissima stagione e sta continuando a farla alla Fiorentina. Ziyech è un calciatore tutto estro e tecnica, e non è nemmeno un calciatore molto egoista, nel senso che l'abbiamo visto in questa stagione. Non sto sicuramente criticando Lozano, attenzione, non vogliono essere delle critiche fatte al messicano, però l'abbiamo visto anche nell'ultima partita. Lozano quando arriva con la porta di fronte difficilmente riesce ad avere quella visione di gioco a 360 gradi, perché poteva passare la palla a Kvaratskhelia nell'ultima uscita e noi contro la Juve forse andavamo molto prima in vantaggio. Ziyech invece è diverso, Ziyech è più
un trequartista come visione di gioco, che può giocare come esterno destro, quindi è più completo, se vogliamo metterla così. Però ripeto ancora una volta, non è un video per declassare Lozano, sono calciatori diversi. Ziyech è più vicino a Politano che a Lozano come caratteristiche. Fatto sta che sarebbe un pezzo da 90 per completare un attacco che a livello tecnico forse ha bisogno di un calciatore del genere. Ha bisogno di quell'esterno destro che abbia nella visione di gioco l'ultimo passaggio, così come ce l'ha Politano. Politano è più visionario, tra virgolette, di Lozano, e Ziyech è più o meno la stessa cosa, la stessa pasta. Poi bisognerà vedere l'ingaggio che il Napoli potrà offrire, bisognerà vedere se Ziyech ovviamente accetti la destinazione, è in uscita dal Chelsea e bisogna accordarsi. Ci sono ancora tante cose, tanti fattori da analizzare, però è una notizia che mi ha entusiasmato appena ho letto il titolo. Appunto perché sarà che l'ho visto da vicino, vivendo ad Amsterdam nei suoi trascorsi all'Ajax, comunque l'ho visto, l'ho notato e ha fatto delle grandissime prestazioni soprattutto in Olanda. Poi in Inghilterra ha avuto lo spazio che ha trovato, è stato impiegato col contagocce. Il Chelsea quest'anno poi non è una società da poter prendere in considerazione per quanto riguarda un 11 titolare, perché ha fatto un mercato esagerato a gennaio, ha preso altri calciatori, gente che sta seduta in panchina che vale prima tantissimi soldi, ma tecnicamente valgono proprio come calciatori, quindi non possiamo prendere il Chelsea come società in considerazione nell'aver valorizzato Ziyech, ma non perché Ziyech sia scarso, attenzione, anzi, Ziyech messo in condizioni di giocare è veramente un grandissimo calciatore. Questo vi volevo dire, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, perché secondo me il Napoli, tra tutti i profili opzionati, ripeto, Adama Traoré è un grandissimo profilo per sostituire Lozano, però non è lo stesso calciatore, non è come Ziyech. Adama Traoré è più grosso, Adama Traoré è più veloce, sarà più devastante, forse ti potrebbe offrire più fisicità in fase difensiva, può darsi. Ziyech forse è solo quella la pecca, è la fase difensiva che non è ovviamente efficace come quella offensiva, però è una cosa che poi credo aumenti nel tempo la tua capacità di saper difendere, dipende da come giochi, dipende dal modulo col quale ti fanno giocare, dipende dall'allenatore cosa ti chiede. E a Napoli abbiamo il maestro sceso in terra che è Spalletti, che sicuramente saprà inculcare, diciamo, nella mente del calciatore movimenti difensivi di cui il Napoli poi ha prettamente bisogno, perché non dimentichiamoci che Lozano durante l'anno ha fatto tantissime chiusure in difesa, quindi diventa fondamentale. È una cosa che però la fase difensiva per un esterno è una cosa che impari in base all'allenatore che hai. Almeno questa è la mia opinione. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.